Era il 2001, Piaggio presentò il suo Beverly, una storia lunghissima di ben 20 anni, con oltre 450.000 unità vendute. Squadra che vince non si cambia, ma no, in questo caso questo detto non è stato applicato, perché come potete vedere nel tempo è cambiato tantissimo il Beverly e qui con me due versioni, quelle del 2021, 300 HPE alla mia destra e alla mia sinistra la 400 HPE. Andiamo adesso a scoprirle insieme. Partiamo andando insieme a vedere il 400 HPE. Vi ricordo, qui siamo nel concessionario Fratelli Costantino, rivenditore ufficiale Piaggio Bari. Dal punto di vista del 3/4 anteriore possiamo notare sicuramente poche differenze rispetto ai modelli precedenti. Sicuramente una firma luminosa LED cambiata all'interno dello scudo anteriore, ma soprattutto un impianto frenante da 300 mm, disco molto ampio e in questo caso sospensioni Showa, nuove, molto importanti da ricordare. Ruota anteriore 16 pollici, al posteriore 14. Andiamo ora a vedere la parte alta di questo Beverly 400 HPE che si distingue dal 300 HPE dalla presenza di questo piccolo parabrezza che, seppur compatto nelle sue dimensioni, ci dà la possibilità di avere una buona protezione dai flussi d'aria. Nella parte posteriore e centrale, dal punto di vista di chi lo guida, in questo caso noi rider, abbiamo sicuramente una riorganizzazione molto completa e più funzionale rispetto al precedente modello. Come potete vedere sono stati riorganizzati tutti i tasti presenti sul satellite sinistro e su quello destro, al cui centro abbiamo un nuovo schermo LCD da 5,5 pollici. Ora, attraverso il pratico blocchetto che insieme all'illuminazione del logo Piaggio ci avvisa della sua accensione. Ecco qui, un'organizzazione sicuramente molto pratica e funzionale per poter avere tutte le informazioni di bordo di facile lettura. Sulla sinistra l'indicatore del livello di carburante, sulla destra quello della temperatura del liquido di raffreddamento. Nelle parti superiori invece la percentuale di chilometri che avremo a nostra disposizione in base al livello carburante, la temperatura all'esterno e sulla destra orario e chilometri totali del nostro mezzo. Al centro, ovviamente, di chiara e ampia lettura, indicatore contachilometri e contagiri. Nella parte superiore inserimento di tutte le spie del nostro motore e nella parte inferiore i tasti Mode e Set. Al centro, spostandoci un po' più dietro, potremo notare sicuramente l'inserimento di uno scudo, questo molto pratico, che all'interno ha inserito anche una facile e comoda presa USB per poter ricaricare il nostro smartphone. Vi ricordo infatti che sul nostro Beverly troviamo il sistema di connessione Mia Piaggio che permette appunto di poter interfacciare il nostro smartphone con il sistema infotainment del Beverly. Capitolo sella, comodità e posto guida. Attraverso il pratico tasto vi mostro la capacità di carico che sicuramente nel sottosella permette di poter alloggiare tranquillamente due caschi jet e per quanto riguarda posizione di guida una facile possibilità di poter trovare con sicurezza la nostra posizione. Due passeggeri molto comodi e questo rivestimento in similpelle veramente molto particolare che mette in risalto le forme della sella attraverso queste impunture in cucitura tono su tono. Andiamo adesso a parlare però dell'aspetto più rivoluzionario e differente rispetto ai precedenti modelli, ma spostiamoci sul modello che ho alle mie spalle. Come potete vedere differenti le colorazioni e le possibilità di abbinamento dei nostri Beverly, oltre che un listino accessori veramente molto ampio e ricco, oltre all'allestimento S che è molto differente rispetto ai precedenti. La particolarità e differenza la si nota in questo Model Year 2021 sicuramente nel posteriore, che inserisce tra le principali innovazioni e differenze rispetto al precedente l'inserimento del portatarga non più nella parte posteriore del codone, ma bensì direttamente fissato sull'impianto di sospensioni e quindi nella parte bassa della nostra moto. Scarico laterale, in questo caso nel 300 singolo per il 400 HPE doppio, che ne esalta ovviamente tutto il complesso sportivo e motoristico del nostro Piaggio. Capitolo motori per l'appunto. Due appunto le motorizzazioni presenti, la 300 HPE di ben 25,8 cavalli e la 400 HPE, la più sportiva, da 35,4 cavalli.
Tra i due non c'è molta differenza, se non appunto quella della presenza del parabrezza, dello scarico doppio nella parte terminale appunto dell'impianto e ovviamente 1 centimetro di più nell'interasse. Piccola differenza che sicuramente renderebbe più pratica la versione 400 HPE rispetto alla 300. Per quanto riguarda il telaio è rimasto il medesimo, entrambi i motori sono configurati Euro 5 e soprattutto dichiarano dei consumi veramente contenuti, dando quindi la possibilità di poter ritrovare in questo Model Year 2021 di questo scooter di media cilindrata a ruote alte, sicuramente un'ottima soluzione per chi non solo percorre tanti chilometri in città, ma soprattutto ne fa un uso quotidiano e costante durante tutto l'arco dell'anno e perché no, portandolo anche magari su qualche strada extraurbana. Arrivati a questo punto noi non possiamo far altro che invitarvi a dare uno sguardo sul nostro sito www.widrive.tv per leggere maggiori informazioni su colorazioni, accessori, prezzo di questo bellissimo Beverly. E voi quale preferite tra i due? Il 400 HPE o la versione 300 HPE? Fatecelo sapere nei commenti, mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi appunto al nostro canale, cercateci sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, Twitter e chi più ne ha più ne metta e soprattutto non possiamo far altro che ringraziare ancora una volta il concessionario Fratelli Costantino, rivenditore ufficiale Piaggio, per averci dato la possibilità di portarvi qui sul nostro canale il nostro Beverly 2021.